Art Stories in Rome oggi ha il piacere di presentarvi I Sogni, una delle opere più celebri di Vittorio Corcos, conservata presso la GNAM, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. Il dipinto Sogni è stato eseguito da Vittorio Matteo Corcos, un artista livornese che nel 1880 approda a Parigi ed entra in contatto con l'entourage del suo amico e stimato collega De Nittis e con il famoso mercante d'arte Goupil, che lo include nella sua scuderia, orientando la sua produzione verso ritratti e raffinati interni per soddisfare il gusto di quella che era una clientela più mondana. Per cui Corcos presto, insieme a Boldini e a De Nittis, diventa uno degli artisti più stimati e apprezzati della Belle Époque. Il dipinto viene eseguito nel 1896 e nello stesso anno viene esposto per la prima volta a Firenze in occasione della celebre festa dell'arte e dei fiori, riscuotendo grande attenzione di pubblico e di critica, ed è proprio in questa occasione che l'opera verrà acquisita dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. In quest'opera Corcos non raffigura una figura femminile idealizzata, bensì realizza il ritratto di Elena Vecchi, la figlia del suo amico Augusto Vecchi, noto scrittore per libri marinari e fumetti che lui firmava con lo pseudonimo di Jacques Labolina. Corcos raffigura la donna con grande naturalezza, con forte realismo e con una posa poco convenzionale per l'epoca, che denota in un certo senso una particolare confidenza tra l'artista e la modella, che all'epoca avevano rispettivamente 37 e 23 anni, e questa aveva in un certo senso alimentato delle voci di una loro presunta relazione. Ma nulla di tutto ciò. Ciò che creava scalpore era la grande modernità del dipinto. Il dipinto raffigura un momento di naturale quotidianità, dove la giovane donna viene raffigurata seduta su una panchina sulla quale ha appoggiato il suo cappello di paglia, i suoi libri e il suo ombrello da passeggio, e con un braccio sostiene il viso, caratterizzato da uno sguardo intenso e penetrante. Ma la posa delle gambe accavallate, questo sguardo così inusuale, destarono subito grande scalpore, perché ritenuta poco decorosa e troppo audace per l'epoca. In realtà si tratta di un'immagine di una donna indipendente ed emancipata, e nonostante i capelli arruffati e le occhiaie sotto gli occhi, si riesce a percepire la personalità grintosa della donna, il cui animo era inquieto e la sua inquietudine arriva fino a noi. Corcos, come Boldini e De Nittis, inizialmente ritrae dive e divine come vorrebbero essere, non come sono realmente, ma poi se ne distacca perché preferisce soggetti di vita moderna, e le donne che ritrae sono molto sicure di sé, troppo sicure di sé per l'epoca, e questo creerà non pochi problemi anche alla stessa Elena, che vedrà sparire tutti i suoi pretendenti dopo aver visto il suo dipinto. Corcos in questo momento diventa il precursore di una modernità spregiudicata, in cui le donne guardano con intensità l'osservatore senza temere alcun giudizio, uno sguardo che ancora oggi colpisce l'anima di chi lo guarda. Le donne ritratte da Corcos sono specchi di un'anima colta, emancipata, ancora più splendente dei loro gioielli e dei loro abiti, ed è questa la grandezza del dipinto di Corcos, così magnetico. L'osservatore rimane totalmente incantato da questo silenzioso racconto.
Corcos ci mostra una pittura quasi fotografica, i suoi ritratti parlano, comunicano forza, energia, malinconia, seduzione. Parlare delle donne ritratte da Corcos significa in un certo senso parlare delle donne del XXI secolo, moderne, indipendenti ed emancipate. Ed è qui il segreto dei ritratti di Corcos, rappresentare l'imperfezione di una bellezza che non cede a compromessi, ovvero rappresentare una donna luminosa e illuminata, di cui tutti noi dovremo sempre tenere a mente. Condividere con voi la bellezza dell'arte è sempre un momento speciale. Vi ricordo il like, la condivisione del video e di attivare la campanella per la notifica dei video FedeArt. A presto!